Nel contesto economico attuale, le aziende devono affrontare un mercato in costante cambiamento. La pianificazione aziendale, a breve e lungo termine, non è più una scelta opzionale, ma una necessità per garantire la crescita e il successo duraturo. In questo capitolo esploreremo le basi della pianificazione strategica e come trasformare l'analisi delle risorse aziendali in strategie concrete che guidano il futuro dell'organizzazione. Riassunto dell'episodio precedente. Se ti sei perso il nostro capitolo introduttivo, abbiamo esplorato i fondamenti della gestione aziendale, gettando le basi per comprendere meglio come ottimizzare le risorse interne e creare un approccio strategico vincente. In questo episodio andremo più a fondo nella pianificazione strategica, uno strumento essenziale per collegare le risorse interne agli obiettivi aziendali. 1. Definizione e importanza della strategia aziendale. Ogni strategia aziendale parte dalla definizione di obiettivi chiari. Senza una chiara comprensione di dove l'azienda vuole andare, è impossibile sviluppare piani d'azione concreti. La pianificazione strategica a breve e lungo termine fornisce la struttura per garantire che le decisioni prese oggi conducano a risultati positivi nel futuro. 2. Modelli di pianificazione strategica. Strumenti chiave. Per strutturare la pianificazione strategica, le aziende possono utilizzare diversi modelli collaudati. Modello di Porter, utile per comprendere le dinamiche competitive. Balanced Scorecard, aiuta a misurare le performance aziendali in funzione di obiettivi strategici. Ogni modello offre strumenti pratici per mappare risorse, obiettivi e azioni. 3. Analisi del contesto di mercato. Con strumenti come il modello Pestel e le 5 forze di Porter, le aziende possono analizzare il contesto esterno, valutando elementi politici, economici, sociali, tecnologici, ambientali e legali che possono influenzare le loro operazioni. In questo modo, le aziende possono identificare le opportunità e mitigare le minacce provenienti dal mercato. 4. Integrazione della valutazione delle risorse e capacità interne. L'analisi delle risorse interne è fondamentale. Capire cosa si ha a disposizione in termini di competenze, tecnologia e risorse finanziarie permette all'azienda di costruire strategie realistiche e attuabili. Tecniche come l'analisi SWOT sono ideali per collegare le risorse interne a fattori esterni, creando un vantaggio competitivo. 5. Sviluppo di strategie competitive. Le strategie competitive sono costruite sulle risorse interne distintive dell'azienda. Utilizzando un'analisi approfondita delle capacità, le aziende possono identificare i loro punti di forza e usarli per posizionarsi efficacemente sul mercato. Ad esempio, un'azienda con una forza lavoro altamente qualificata può puntare sull'innovazione come driver di crescita. 6. Formulazione di piani d'azione concreti. Una buona strategia è inutile senza piani d'azione chiari. È qui che si passa dalla teoria alla pratica, definendo in dettaglio chi fa cosa, quando e con quali risorse. Le aziende devono essere in grado di allineare le azioni con le risorse e gli obiettivi definiti. 7. Monitoraggio delle performance e adattamento. Nessuna strategia può essere considerata definitiva. I piani devono essere monitorati costantemente attraverso KPI, Key Performance Indicators, e altre metriche per misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Se i risultati non sono all'altezza delle aspettative, la strategia deve essere adattata in modo dinamico. Uno studio di McKinsey & Company ha rilevato che le aziende che investono nella pianificazione strategica a lungo termine vedono una crescita dei profitti del 40% superiore rispetto alle aziende che non pianificano efficacemente. Questo dimostra l'importanza di avere una visione strategica ben definita.
sfide e ostacoli. Una delle principali difficoltà nella pianificazione strategica è l'incertezza del mercato. I cambiamenti economici e politici possono rendere obsoleta una strategia in pochi mesi. Per superare questa sfida è fondamentale mantenere una certa flessibilità nei piani e monitorare costantemente il contesto esterno. Connessione con l'engagement dei dipendenti. La pianificazione strategica non riguarda solo i dirigenti. I dipendenti, quando coinvolti nel processo decisionale, sono più motivati e impegnati. L'engagement aumenta quando i team vedono che il loro lavoro è allineato agli obiettivi aziendali e che possono contribuire attivamente al successo della strategia. Personalizzazione per diverse organizzazioni. Le grandi aziende possono dedicare team specifici alla pianificazione strategica, mentre le start-up e le PMI devono spesso gestire il processo con risorse limitate. Tuttavia, strumenti semplici come l'analisi SWOT sono applicabili a qualsiasi dimensione aziendale. Anche nelle multinazionali è fondamentale mantenere la pianificazione agile, adattandosi rapidamente ai cambiamenti. È molto importante che ognuno di noi si ponga alcune domande riflessive. Come può la tua azienda migliorare l'allineamento tra risorse e obiettivi strategici? Quali sono le principali minacce che il tuo mercato affronta attualmente? Come il tuo team potrebbe contribuire maggiormente al successo della strategia aziendale? Nel prossimo episodio esploreremo il tema, in ambito di applicazione pratica, della pianificazione strategica. Dopo aver compreso come sviluppare strategie competitive, il prossimo passo sarà capire come tracciare la rotta che porterà l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi, con piani d'azione concreti e ben strutturati. Non dimenticare di lasciare un commento, condividendo come la pianificazione aziendale a breve e lungo termine ha avuto un impatto nella tua azienda. Iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi episodi. E se ce lo meritiamo un like da parte tua, ci farebbe davvero piacere. Ti ringraziamo anticipatamente. Per concludere, una breve riflessione su elementi emotivi e motivazionali. Immagina di costruire un percorso di successo per la tua azienda, dove ogni passo ti avvicina ai tuoi obiettivi. Con la giusta strategia puoi trasformare le sfide in opportunità e portare la tua organizzazione verso nuove vette.